ansioso. Voglio tutto subito. Se mi sveglio male divento insopportabile. Sono come sono. Inizio qua e finisco qua. Grande Paolo, allora adesso possiamo raccontare tutto quello che Paolo ha fatto nella sua... Quando dobbiamo stare qua? No, diciamo che ogni tanto si alzava dal letto. Me ne va. Poi 9 e mezzo. No, nel senso che ti trovavo lì in piedi e dicevo, cazzo fai Paolo? Dormivamo insieme io e Paolo. Dormivamo. Per modo di dire. Saluto. Cin ragazzi. Cin. A noi Lo che passa è che bevono acqua i giocatori moderni. no, io questa cosa mi rifiuto, guarda, non la posso accettare. Non mi fido di uno che non beve, che ha avuto un buon maestro. Chi? Non posso fare nomi. Cognomi? Io sono arrivato alla Stemme, non fumavo, niente, sono arrivato qua, ho conosciuto la peggior Parlo sul razza. serio? Non sto parlando di te, ragazzi, perché sono arrivato, mi hanno preso dalla Serie B, sono venuto alla Juve, era campione d'Europa e Non che me vedono. bevevano vino. Dopo. Ti ho detto, come avete fatto a diventare campioni d'Europa? Perché ci divertiamo. Poi sono venuto qua, ma quando è che vi divertite? Qua vi fate un mazzo così dalla mattina alla sera, il divertimento dov'è? È la partita la domenica. Ah, complimenti. Quel gruppo lì è espectacular por tutto lo che si aveva creato a livello umano, perché per me si interpretava, come dico sempre, come si dice, il senso di appartenenza, perché il senso di appartenenza ovvio che ce l'hai con la maglietta, però soprattutto lo devi avere per il tuo compagno. Io credo che a ognuno di noi non manchi tanto il campo quanto lo spogliatoio, e condividere le difficoltà, le cose belle, ma anche magari i momenti meno belli, questo ti rimane dentro, ti rimarrà per sempre. Aspetta, sto E Ciro, tanto sei tu, poi ti taglio dalla foto, non ti preoccupare. Vai. Un abbraccio. Aspetta. Ci sei peso? Dale, Marco. Adesso l'ha messo. Ma non ci stai dietro a Marco. Capito, Marco, scusa, vediti così. Marco, sposta il naso. In un nanosecondo ritorni come se fossi in quell'istante in cui condividevi lo spogliatoio. Come se non ci fossimo mai lasciati, perché veramente il gruppo Juve è la famiglia Juve. Paolo per 10 anni è stato lo spogliatoio. Com'era in campo? Paolo? Com'era in campo? Paolo non era quel giocatore che poi gli faccio un fallo senza farmene accorgere. Paolo, se ti doveva menare, lo vedevano tutti. Per vincere facevo qualsiasi cosa. Cose di campo e finiscono lì. Tutte le cose che ho fatto sono successe cose prima. Prima del pugno mi avevano spaccato la bocca, lo de Totti già lo si sa che è il 4. Io le dico ai miei figli, bisogna avere fair play nella vita. Il calcio è un gioco. Perché te quando vai a giocare a carte non giochi così. E dici bugie, cerchi di vincere. Io l'ho interpretato così. È passato più alla storia per queste espulsioni, per questo suo modo di vivere. Lui è uno dove o è nero e bianco, quindi in tutti i sensi, quindi le sfumature fa un po' fatica. Cosa che invece ha imparato facendo l'allenatore, perché anche facendo l'allenatore non puoi pensare che sia sempre tutto nero o bianco, ma devi trovare anche qualche sfumatura di grigio.
Ciao Richie. Va. Ciao. Ciao gente. Bravo. Bella partita questa. Sì, sì. Fuori. Stavamo valutando quale potesse essere la figura migliore che poteva diventare l'allenatore della primavera del gruppo Under 19. E quando abbiamo pensato a lui, il primo contatto per arrivare a capire in quale parte del mondo fosse era ovviamente Pessotto. Quando l'ho chiamato c'è stato un attimo di silenzio. Praticamente in quell'attimo di silenzio secondo me aveva già fatto i biglietti per venire. Javi, vení, por favor. Volevano una riunione con me e ho detto dammi tempo perché sono 13 ore di volo. Bisogna vedere che portiere è per alzarsi e poi 35-2 uguale. Ok? Vai! A fare gol! Gianluca la sera mi richiamò dicendomi ho sentito Paolo, sta prendendo un aereo, domani viene a Torino. Gioca! Vicini noi! La Juve l'ha chiamato e lui ha risposto. Ragazzi, lo che abbiamo detto in questi giorni, no guardiamo la classifica. Partita importante per noi, per il nostro obiettivo. Sempre si va accorciando il margine di errore. Inizia il girone del ritorno. Il nostro obiettivo è andare al playoff. E si inizia da adesso, sabe? Fede, éxito. Tornare qua dopo 17 anni, come le dico allo staff scherzando, per me entrare a Vinovo terapia. Bravo! La Juve per me è come la nazionale uruguayana, è sentimento, fai di tutto per la maglietta. E quello è lo che cerco un po' di trasmettere, di che la maglietta e Vinovo è casa tua. Así que cuando viene un adversario, casa mía no se toca. Y la maglietta es sacra. Puta madre! Buona. Francisco lo vedo poco. E allora lo faccio per stare un po' la mattinata un po' insieme perché sennò non comparto niente con lui. Buena, Fran. Buena, flaco. A golf è più bravo Francisco, sì, molto più bravo di me. Era swing. Esta lo hice por gusto, boludo. Esta l'ho fatta apposta, boludo. Ah, la puta madre. Se imparo meglio, però soprattutto per andare via della testa. A parte sei al verde, cammini, ti distrai un po'. Lo faccio per quello. Vediamo lo stress. A ver. Tres. Vamos. Ha vinto lui. I miei figli hanno la stessa età dei miei giocatori, uno del 2004, l'altro adesso 2007, sono uguali, sono la stessa generazione e vivono le stesse cose. Dale. Ah. Ahora la vas. Sandra. No lo lavo. Sandra, vení che ora lava. No lo lavé. La cámara y lava. Magari siamo noi a educarli come affrontare
la vita. Tante volte la colpa è dell'adulto, perché siamo noi che abbiamo meno pazienza, ascoltiamo di meno al ragazzo. Perché uno dice che vivono con il cellulare, è vero e è l'epoca loro. I miei figli non hanno colpa che quando mi ha comprato l'Atalanta a me non esisteva il cellulare. Che colpa hanno loro? Io li ascolto tanto e mi aiuta tanto a come affrontarli ai ragazzi della Juventus. Pagno, Tonchito, allora come stiamo? Discutiamo, guardiamo questa posizione qua. L'obiettivo è crescere insieme. Allora io le faccio parlare e tante volte le riunioni, quando facciamo i video, la fanno loro. Però l'importante è questo, di alzarsi. Come le dico sempre scherzando, nel contratto mio non dice che l'allenatore sa più di un giocatore. Che dovevamo fare qua, Diego? Noi siamo stati un attimo indecisi sul cambio, secondo me il cambio se lo facevamo nel momento giusto ci stava. Avevo notato che in una partita non riuscivamo a pressare la squadra avversaria e ho detto al mister che magari non pressarla in un altro modo sarebbe stato meglio. L'ha spiegata con il laser, siamo andati in campo a provarla. Vamos. Ho fatto prima lo che io pensavo e lo che lui pensava. È andata meglio lo che lui pensava e io ho detto facciamo come ha detto Ripani. Io mi sono sentito un po' piccolo, devo dire la verità, perché appunto un campione del genere che accetta un consiglio da un ragazzo di 18 anni che gioca ancora nella primavera mi ha fatto capire che ce n'è tanta di strada a livello umano e personale più che dentro al campo. La umiltà è fondamentale, perché la umiltà ti fa guardarti allo specchio e leggerti. E lo specchio, no, se ti guardi bene non ti dice bugie. È semplice. La vita è semplice, il calcio è semplice. Siamo noi che lo facciamo difficile. Però l'ho imparato da Lippi. Tranquillo. No, ragazzi, sto chiamando pure a Lippi, sto chiamando. Allora, le cose dietetiche sono per i professionisti. Non rovinare la serata, ma tranquillo. Non roviniamo la serata. Guarda. Angelo. Dov'è? Ui, Antonio Conte! Boh, dov'è No, pure il mister! In un allenamento non stava uscendo un pressing e Ciro e anche Didier Deschamps le hanno spiegato perché non usciva bene, hanno spiegato con il mister come si poteva fare e il mister ha avuto l'umiltà, anche la sicurezza, perché fare così ti senti sicuro di che non perdi l'autorità o la credibilità con il gruppo. Ciao, mister. Chi andava a sto punto, mo? Anto, passa tu, scendi a me. Vabbè, vi saluto ragazzi, un abbraccio da tutti. Ciao. Ciao ragazzi! Facciamo un brindisi al mister, dai. Grande Marcello. Che hai fatto vincere pure a Ciro, mannaggia. Dovrei ringraziarlo sempre. Era un allenatore che ascoltava tanto i suoi giocatori. Ecco, credo che Paolo probabilmente ha preso anche questo tipo di caratteristiche. La maggioranza sono fuori di Torino e anche stranieri. Vivono nel convitto. Io gli spiego che con la mancanza della mamma, il papà, un fratello, oggi la famiglia è il loro compagno. E quello sempre si deve proteggere e curare. Si deve curare quello. Lui lo continua a ripetere e credo sia una cosa molto importante, soprattutto in un gruppo di ragazzi che dovranno poi essere bravi a diventare leader e a trasmettere anche questi valori. Stasera c'è il trattamento del campione. Guarda, ti metti di qua così puoi anche vedere la partita. Puoi venire, Pagnu? Sì.
Avere un fratello dentro il gruppo con cui confidarmi, con cui passare i momenti difficili è sempre importante. Gol del mese. Gol del mese. Più quanti follower? -2. Senza tagli. -2 perché ho messo la storia. Se all'interno del campo hai un rapporto di fratellanza con i tuoi compagni, vai al doppio anche per loro. Non muovere le braccia davanti all'allenatore, un compagno se uno sbaglia, non si fa. Non guardare la moglie di un compagno, una fidanzata, non si fa. Saper la vita personale di un compagno per saper come prenderlo durante l'allenamento, durante una partita. Perché tutti siamo entrati una volta addormentati in una partita. Sono codici che sono stati nel 1920 e saranno nel 2050. Sono codici soprattutto di vita, che bisogna tatuarli. Comunque non dimenticherò mai la notte. Io un temporale così a Torino non l'avevo mai sentito. Bueno. Bueno. Io e Paolo siamo arrivati nello stesso anno, eravamo tutti single, tutti giovanissimi. È stato chimicamente, per me è stato un colpo di fulmine perché mi sono innamorato di una persona fantastica. Posso raccontarla? Non la posso raccontare. Come sereno. Qual era? Monterito sempre solo. Oh. Paolo non si è fatto mancare niente, era, tra virgolette, un criminale nel senso che lui leggeva la persona che aveva di fronte e la leggeva nell'immediato. Un calciatore, un ragazzo, lo vede prima degli altri perché ti legge dentro, sa quello che tu pensi, sa quello di cui hai bisogno. Io vorrei avere un Paolo Montero come allenatore sempre. Il giocatore con gli occhi, come diciamo in Uruguay, ti fanno una risonanza magnetica. Vedono come tratti al più forte o al meno forte, come tratti al titolare, come tratti al della panchina. Sono come i cani, ti annusano e già. Forse è carico. Ma guarda che può esserci possibilità. Cerco di essere lo più equilibrato possibile per il fatto che i giocatori, gli altri ti stanno guardando, come ti vedono, come tratti il tuo figlio, se sbaglia o non sbaglia, come le urli. Tenés la línea acá, vos tenés que estar acá. Si tenés la línea a favor tuyo, que no te puede comer la espalda. E allora nell'allenamento e durante la partita faccio come se fosse un altro giocatore. A Vinovo c'è giocatore, mister. Fuori del campo è mio figlio. E a miei figli le dico, guarda che te sei alla Juve, però non sei arrivato e non si sa se può arrivare. Io te devo essere un esempio al contrario. E oggi se si rompe il pallone non so che fare. La mia vita è il calcio. Cerco nel modo migliore che i miei figli siano preparati per il mondo. Il calcio così crudele che ti lascia, il proprio calcio ti lascia. Se te mi chiedi voglio essere allenatore o continuare a giocare al pallone? Io voglio continuare a giocare al pallone, però in realtà il calcio mi ha lasciato da parte purtroppo. No ragazzi, che bello vedervi. Tranne Ciro, che bello vedervi. Comunque adesso abbiamo un giocatore di golf. Non ci credo, dai. Tu a golf? No. Abbiamo un giocatore di golf che sta nascendo. Io no. Non ci credo. Cioè come cambiano le persone.
Io no. Cioè, lui ci distruggeva la PlayStation quando giocavamo in ritiro, sempre a giocare alla PlayStation, la rompeva. Golf è uno sport che non esiste, tutti i sport non esistevano, adesso fa il golfista. Figa, poi come sei cambiato? Sei proprio... No, cambiato no. Sei diventato proprio italiano. Modificato. Soprattutto è bello l'affetto, il ritrovarsi con gente che magari non la vedevi da tanti anni. Paolo è cambiato, ma la sua professione è cambiata. Oggi lui dice che ha già dato. Non ti tradisce Paolo, è un amico vero. Paolo Montero ha tutti i difetti del mondo, però li nasconde talmente bene che non puoi non volergli bene e non dare l'anima per lui. Ho avuto la fortuna di condividere con grandi uomini che mi hanno insegnato tante cose. Lo più importante è sempre, come diciamo in spagnolo, plantare una semilla, metterle acqua tutti i giorni, perché dopo quando smetti il ricordo più bello che si ricordano che te sei stata una brava persona. Ho vissuto così, però non mi pento di niente, perché ho giocato e mi sono divertito.